Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi siamo un pochettino più in campagna del solito, dove andremo a fare delle piccole chiocciole, doppie chiocciole, con questa dima. Le nostre dime, che sono di Simone, su dei battecchi. Li riconoscete? Non buttate via mai più le battecche da sushi, perché con 2 buchi o 4 buchi vi facciamo vedere come si fanno le doppie chiocciole e le chiocciole normali. Biotensor, andiamo a scegliere la punta, possibilmente senza guanto. E la punta? No, è la base. Ecco la base. Possiamo procedere perché abbiamo un incastro qua sotto, interessante. Sì, così basta, perché dobbiamo fare l'incastro, usare i buchi per l'incastro, che vi faccio vedere subito. Questa in oro è la parte superiore, la parte positiva. La parte negativa la andiamo a fare con un altro colore, che adesso vi faccio vedere. Questo serve così lungo perché lo dobbiamo incastrare qua dentro, nei buchi. Lo svito senza rovinare. I buchi li ho già fatti, poi vi faccio vedere. Una punta da 2, in questo caso l'abbiamo fatta da 3 perché da 2 non ce l'abbiamo. Bisogna fare una piega di 2 curve da 90, 1 e 2. In questo caso mi devo arrangiare un po' in questo modo. Vedete, entra e esce, ma la vado ad adattare. Me la vado ad adattare in questo modo. Qui ci dovrebbe essere una piega, andrebbe così, e sotto ci andrebbe l'altra chiocciola. Radicamento, parte terrestre. Vado sempre a chiedere se questa è la punta, già mi dice no. E la base? Sì, perfetto. Mi preparo un po' di filo perché sennò, come prima, mi trovo impacciato. Stessa profondità. Vedete che ci sono 2 uscite. Questa qui è quella più favorevole per far uscire il filo. Stessa lunghezza perché la profondità è sempre quella. Poi i tutorial ci sono anche per farle a mano, ma quando ne dobbiamo fare un pochettino, qui abbiamo 9 piantine che hanno bisogno delle chiocciole, faremo degli esperimenti con 2 senza chiocciole, 2 con le chiocciole doppie e 2 con una sola, e useremo quella gialla. Si vede? Ecco, come non detto, mi sono trovato impacciato uguale.
cerco di fare la punta sempre uguale, quel centimetro in più, un po' più un po' meno non cambia niente. Ora io ho un paio di tronchesine adatte per fare questo lavoro, voi potete farlo con le forbici, con quello che avete, insomma. Vado a svitare. Vado a prendere il secondo buchino e dovrebbe venire fuori in questo modo. Poi con calma lo vado a sistemare un po' meglio questo. Per chi non vuol fare tutto questo casino ci mette una fascetta che va bene lo stesso. Però questo già poi ve lo faccio vedere meglio. Procediamo con quella singola e vi faccio vedere come abbiamo fatto il buco. La punta andrebbe da 2, noi ce l'abbiamo da 3, ci dobbiamo adattare. Lo andate a fare possibilmente nel centro, senza spingere, se no viene fuori un casino, si spacca tutto. Se state un pochettino più larghi è più facile andarla a bloccare. Diciamo che quelle da 1 sono le più usate, quelle da 2 vanno benissimo, però quando ne abbiamo tante, 7, 8 di quelle semplici, fanno un buon lavoro. Stessa cosa di prima, uso tutta la profondità. Queste sono dime, i nuovi tipi di dime dove io posso permettermi di tirare un pochettino di più e di farle diventare un pochettino più precise. Posso andare anche più veloce. Quelle vecchie dovevo seguire il filo. Sempre ottimo lavoro di Simone. Le posso anche attaccare su. In questo caso lascerei un po' più di filo, ma ho il bastoncino, mi aiuto a tirare fuori con questo, con la punta del bastoncino, lo svito e vedrete che è un po' più facile. Fissarlo, perché sono un pochettino più lontano. Mi devo aiutare con le pinze perché devo fare scorrere il cavo. Ecco, si deve fermare qui. Vado a prendere il cavo, me lo porto dietro in questo modo, poi lo andrò a tagliare eventualmente se è troppo lungo. In questo modo non serve che lo richiamo tutto, può stare anche così, e questa funziona. Questo è già a posto, non si sposta più. Grosso modo si fa così. Metti un like se questi contenuti ti sono piaciuti. Condividi il post e seguici sui canali e social Amici di Ighina per non perdere i prossimi aggiornamenti.